With Assassin's Creed, we introduced a new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades, as Altair took assassinations to the next level. And now, thanks to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed, to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. Silenzio, audio. Poi francese, dimmi tutto. Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. And to all the players watching us, thank you for the passion you have for our games. Creating memorable and unique experiences is what drives us every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. Vai, cacciatemi un bel remake di Altair. Bayek, Cassandra, Eivor. Many of you have lived memorable moments with these characters, making its story your playground, learning, challenging yourself, and most importantly, having fun. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration come tutti i giochi del mondo, però and developers around the world. And now, let's see what's next for this fantastic universe. Per favore, fai che sia una cosa bellissima. Live proprio a palla. Ed è bella sta canzone. Ezio Sfemmi, se non sbaglio, si chiama questa. Are you ready for this? Of course you are. La faccia del cazzo. Vai, vai. Don't let a fancy suit impress you. Don't let 1,000 fancy suits impress you. Che bellissima donna. Dai, che Origins è stato fenomenale. Vabbè, devo fare una tier list, prima o poi farò una tier list dei vari giochi, quelli che mi sono piaciuti di più, che li stanno mostrando tutti. Quindi... Requiescat in pace. And make even greater friends. Decent work, Leonardo. Don't just pick a fight. Che bello, Start a revolution. Sto un po' me. Get the bigger picture. Go too far. Go too fast. Face the invisible. The impossible. The unspeakable. Voglio che questa musica stia nelle mie orecchie, proprio prepotente. Welcome to the greatest playground. History. Ok, quindi? For free. Hello everybody and Ubisoft welcome Plus. along to the first ever Assassin's Creed showcase. It is time to leap into history. I'm Danny Wallace here in our top secret hideout. Che fanno un revive di vari giochi, cioè fanno un po' tutto, non capisco. No, ok, parlano degli aggiornamenti. Assassin's Creed, you will not want to miss this. Today I am joined by a true expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm in it. I'm lucky enough to voice Sean Hastings, who first appeared back in Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. It's been an amazing journey with our community that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken us to the Italian Renaissance, into the center of revolutionary wars, to ancient worlds, and to many incredible places in between. We've met unforgettable characters and been to breathtaking locations, allowing you to leap into history and relive pivotal moments from our past. Pensando fosse il It's been a contentino phenomenal per chi non 15 aveva la years, and we are PS4. so glad that you came along for the ride. Invece
recuperato poi su PC. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So anyways, it's time to discover what we've been crafting in the shadows. I hope you brought a trailer at least. I have. Roll the trailer. Sì, ma sicuramente c'è una remastered barra remake, penso, no? Ci fanno vedere prima quello. No, ok, questo è Mirage. Eccolo. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. LOL. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? Che voce c'ha sta I Cristiana? am. Cioè, Cristiana. Vabbè, questa è una donna. Farlo in questo contesto non so se è molto azzeccato il termine cristiano, intendevo ovviamente. Ah, assomiglia effettivamente. Si ritorna ai coltellini da lancio. Noi nel primo gioco mi ricordo che li andavi a rubare a quelli abbastanza grossi. Li rubavi e prendevi i coltellini. Comunque sembra proprio un ritorno al primo gioco. Come ambientazione, comunque siamo vicini. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Che bello, non vedo l'ora, raga. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Chissà se faranno vedere solo, cioè se è solamente un trailer o fanno vedere anche qualcosina di gameplay. Pochino, tipo. Non è chiedere molto. From this day forward, you are a hidden one. Ha parlato di occulti. Non si chiamano assassini. Ero completamente dimenticato che appunto stavamo guardando un gioco di 20 anni prima di Valhalla e quindi giustamente stiamo ancora in una fase precedente al primo gioco e quindi siamo ancora chiamati, la confraternita è ancora chiamata come occulti e non come appunto assassini. La piuma si cazza, il tocco la piuma nel sangue come vecchi giochi. Ubisoft Bordeaux's narrative director Sarah Beaulieu. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Sarah, we just had a little glimpse of Mirage. What can you tell us about this latest and very special Assassin's Creed adventure? Dici tutto, dici It is tutto. special. We go back to the roots of the series. It's been 15 years, as you know, and we wanted to go back to the action-adventure game that you know, narrative-driven game. We've been focusing on stealth, poco, and of course assassinations. Now, I've been playing a lot of Valhalla recently, and from watching that trailer, I couldn't help but notice Basim. Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years before Valhalla, so it's a young Basim that is going to be coming from a street thief to a master assassin. Oh, fantastic. And so where does his kind of adventure begin? Well, it begins in Baghdad.
It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's, it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So as you saw, we have a couple of charismatic characters. Starting from Basim, so Basim is our lead character. We do have Russian. Sa poi come è diventato she's Basim's mentor. We also have il a lot Basim of di historical Valhalla. characters, like in every Assassin's Se lo Creed. vedremo So political meno. leaders, for example, but not just. We do have a couple of very, very interesting characters in there. Well, what a setting and what history to get your teeth into, but we're obviously about exclusives here. Have you got any more? Yes, I do. Good. Did you recognize the voice from the trailer? I did, actually. Can I reveal it? Can I reveal the exclusive? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Agdashlu. It was. It was. Non conosco minimamente. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be portraying Russian. So she's going to be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually. And the whole team is very, very glad to have her on. She's fantastic. Yeah, such a recognisable voice, which is why I recognised it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shori earlier, and she had this very special message. Si chiama Shoren. Hello, everyone. I am Shori. C'è una faccia conosciuta, effettivamente, Shoren. Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice sono ignorante a livello cinema, ragazzi. Me la prendete. Everyone wants to know when can we get our hands Però on non l'avevano messo nella sezione Assassin's Creed doppiaggio, Mirage is quindi going non to be capivo. available in 2023. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. It includes a figurine of Basim and other exclusive surprises that you will love. Thank you, Sarah, for being with us today. Thank you for Nice, having me. 2023, Thank you dai. very much. Yes, it looks fantastic. Right, we'll be dropping more exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly. But first, we wanted to celebrate the last 15 years of Assassin's Creed with you. Let's remind ourselves of some of the highlights and, of course, the impact of this groundbreaking series. Out of the dark, you come into the light. From the light, you will return to the dark. Io non vedo l'ora, ma spero lo Are you rifacciano. prepared to travel the Eagle's Assassin's path? Creed Symphony era 2 anni fa. Mica tappa a Milano, ovviamente, perché figurati se l'Italia continua dopo Milano. Tutte le canzoni, l'orchestra che suona tutte le canzoni. Spero che lo rifacciano, perché era periodo Covid, quindi non so se poi se è stato fatto o meno. Ah, ma io prima tra i giochi al telefono non avevo detto che c'è anche Assassin's Creed Rebellion, non avevo il gioco inutile. To live as an assassin for so long. I do not remember making that decision. This life, it chose me. Questo pure è abbastanza toccante. What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. Black Flag lo devo rigiocare. Cioè, già l'ho giocato 2 volte, From non devo darkness we rigiocare in have live. come, and in darkness we shall stay. We are the Hidden Ones. It is a good life we live, brother. The best. They never change. Ho detto un messaggio e mi ha fatto un po' ridere. Well, so many memories there. Makes me want to jump back in and just play through the whole series again. Well, Danny, to continue the celebrations, we also have a new documentary out today, which gives a behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek.
For me, Assassin's Creed represents my whole video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew in my job. So it's really the game that showed to me, hey, you gotta step it up, like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad open space. Just like climbing up things and just looking at this world and being like, oh wow, I've never done this in a video game before. We're always looking for the next Assassin's Creed, no matter which one is your favorite. You'll always be tied to it because of just how connected they've kept you from the beginning. Li ho giocati tutti, quindi It has a philosophy behind it. It's a universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. Documentario. Well, that looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time, but I would like some more. Yeah, that's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want more, I've got great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Cioè, finisce proprio troppo appeso, quindi meno male che hanno fatto qualcosa per continuarlo. Game director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy. We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as River Raids, Tombs of the Fallen, Mastery Challenges, and more recently, the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also be launching the last chapter. So let's take an exclusive first look. Precisamente ieri, guarda, è stato precisissimo. Giusto per la presentazione. Poi non capisco perché la fanno vedere sempre donna, quindi qua c'è uno canonico, no? Ok. Stretching far into the past. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye and set forth for distant shores and new adventures. Fascinating. Non ho mai sentito la voce di Eivor. Odin's memories in a way unfamiliar to me. Penso sia Eivor donna. Where will this new conflict take you? I wonder. Ho detto una cazzata, non lo so. Però comunque spesso e volentieri lo fanno sempre vedere donna. Per esempio Odyssey l'ho giocato con Cassandra perché sapevo fosse appunto la canonica, ma invece a quanto pare non c'era, quindi proprio usciva con maschio e va bene così. The Last Chapter, dai, fatevi qualcosa di The Last Chapter succoso, is però. a free quest arc which nicely ties up some of the storylines established throughout the game. We'll see Eivor reunite with some key characters, including some influential historical ones. We can't wait for you to experience it. Back to you, Danny and Alice. Mi sta sprecando le mani questo tizio, è un po' inquietante. Are you ready for some more exclusives? No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already. Sembra una nuova missione per la storia di Eivor, Our next guest effettivamente, can do just that. non He's no stranger to the Assassin's Creed family with a list of la credits parte including del creative Ragnarok. director of Assassin's Creed Boh. Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm of course talking about Mark Alexi Cote. Mac, thanks for joining us. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Eve, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters, to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years?
Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful and eye-opening source of entertainment. And our teams believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand epic stories so that viewers and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. I love the way you talk about history and about using history as a playground. What an incredible thing to be able to use history in this way. But what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open world Assassin's Creed game for mobile. It will feature all the iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. Speriamo sia ottimizzato, perché sennò esce una schifezza con i comandi, come gli ultimi giochi che hanno fatto. Vediamo. Cina, un approfondimento della Cina dopo il Chronicles in Cina che lascia il tempo che trova. Sembrava un po' la faccia di Desmond, però no, ovviamente. Codename Jade. Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us sembra quasi i pro stiano tipo evitando il Giappone come la peste proprio. Visto che è uscito Ghost of Tsushima, è uscito Sekiro, sono usciti Nioh, un sacco di giochi in Giappone, lo stanno proprio evitando. Però per carità ci sta. Cioè, ci sta a approfondire la storia cinese. That leads me to my next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, genre-bending, live-action adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. Wow, so you're doing quite a lot with Netflix. And just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is just curious. Ho un po' paura per questo. Want to know who is the casting director for that? Non per il gioco di Netflix, ovviamente. No, just a lot of people. Il fatto che siano comunque adattamenti dei videogiochi. In the meantime, let's take a look perché il film, per quanto non sia andato bene, era comunque su una storia che non era stata già affrontata nei videogiochi, quindi l'ho detto prima questo. Però si chiamava in maniera leggermente diversa. Come stavo dicendo, appunto, era proprio una storia non approfondita nei giochi, e quindi dici vabbè, non fa niente. Carina la storia in Spagna, bellino, ci sta questa interpretazione diversa dell'Animus, quindi non mi ha dato troppo fastidio. Ma se faranno una serie TV sui vecchi giochi, là ho paura. Cioè ci sta, perché potrebbe uscire una grande serie, ma se fanno le classiche cazzate che devono cambiare le cose, mi nervosisco e vado in Francia a picchiarli. Signori Twitch, scherzo ovviamente. Il game, il gioco. No alla violenza.
Codename Red questo. Questo è il gioco che esce per Netflix, perciò Codename Red forse. Ho fatto vedere niente. I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is Codename Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games futuro, on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they'll live a very powerful shinobi fantasy. Ok. I mean, people have been waiting for this for a long time, haven't they? Ok, a posto. Finalmente, esatto Marco, finalmente, l'ho detto 10 secondi fa. Ma quindi non è il gioco per Netflix, Netflix è un'altra cosa. Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking. It is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Intanto mi distraggo perché penso a varie cose. Solo Codename stanno cacciando. Codename Hexe, sembra qualcosa con i druidi. Well, the surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is Codename Hexe, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely, and work out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago? There was Codename Infinity. Infinity, eccolo qua, quello là che mi spaventava un bordello. Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So you're saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point because you've all been very, very busy. So thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. Correre via, devi far finta di essere un So, NPC. to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed. Comunque mi sa che il canonico era Eivor In 2023, we'll see the release of the next donna. big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed Codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed Codename Hexe. And in the coming years, we'll see the launch of the new platform, Assassin's Creed Infinity, connecting players to the games quindi in a whole Infinity c'ha new Codename way. Red But ed that's Hexe not all. dentro. We'll also see the launch of our first open-world game for mobile with Assassin's Creed Codename Jade. And of course, the release of our live-action series in partnership with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today. Ok, quindi mi sa che il gioco era Codename
Red, che era quello per Netflix, come avevo detto, perché mo non ne hanno parlato, quindi penso sia quello. As normal. I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Comunque veramente hanno annunciato un bordello di roba. And I shouldn't do this, Alice, but you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. We've seen so many amazing things. I'm going to pick a few. Mirage, okay. I would choose Mirage, Esatto. the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? Ha detto tutto quello là che avrei detto anch'io, quindi sì. Remember that you can pre-order Mirage now. In the meantime, you can jump back into Valhalla to prepare for Eivor's last chapter. Anche esce già mo esce, quando esce what I'm going sto to do capito. while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye bye. Goodbye. Cioè se esce adesso, sì 2022 sì, però dico non hanno dato una data, quindi può essere pure a fine anno. That was one hell of a show. Well, that does it for this edition of Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. Yusuf, what are you Vediamo se c'è un aggiornamento per Valhalla. Se c'è lo facciamo subito. Well, if you need a reminder of all the upcoming games featured today, head to our website at ubisoft.com. And remember to grab that free month of Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Thank you all for watching. Quanti cazzo di giochi hanno See you next time. annunciato? Bye. Quanta roba. Perché devo essere in hype per così tanta roba? Cioè Mirage veramente, come l'hanno detto loro, perché appunto si dice Mirage, mi attira un botto. Perché il vecchio gameplay, la vecchia storia, come viene raccontata, cioè mi è stata raccontata nei videogiochi, immagino, come è stata raccontata nel primo. Quindi su quello c'ho tanto hype. Netflix ho paura che faccia la cagata come serie TV, perché comunque riprenderà i giochi che abbiamo visto e si prenderanno delle libertà 100-100. Quindi là ho paura. E poi tutti i giochi nuovi, vedremo. Vedremo che cosa saranno. Finalmente il Giappone. Non vedevo l'ora. Oh. Però pure la Cina, per carità. Pure la Cina secondo me sarà veramente interessante. Però credo che a sto punto, cioè la Cina siamo sicuri che è su mobile. Non ho capito se pure il Giappone, forse sì. Però spero che appunto non sia un deterrente. Ma è finita la live qua. Possiamo staccare? Sì. Vabbè, lascio un attimo qua. Parliamo così. E ho paura che non siano giochi così tanto a livello, diciamo, cioè che non siano a livello di quelli principali della saga, per il fatto che l'abbiano fatti per mobile. Quindi su quello ho un po' paura. Però se l'hanno fatto bene, hanno detto che l'hanno studiato, l'hanno fatto in modo tale che i comandi sul telefono siano i migliori possibili, allora non lo so, fidiamoci, lo proveremo ovviamente e si vedrà. E cioè appunto torno a dire, spero che non facciano la stronzata di... La mia maglia è un po' troppo... si confonde nel... Vabbè, gli screen va un po' a cazzo. Spero che non sia come Chronicles, che Chronicles veramente hanno preso la Cina, hanno preso l'India, hanno preso la Russia, 3 ambientazioni che potrebbero essere effettivamente belle succose, e spero che non siano state bruciate in quel titolo, in quei titoli. E no, che è finita comunque. E ora con China, diciamo, l'hanno ripreso, ma hanno fatto di nuovo un gioco, diciamo, spin-off, perché è per telefono, quindi ho paura che non lo vadano a sfruttare proprio al meglio, però speriamo bene. Può essere dopo, appunto, quei mezzi flop che hanno fatto, forse uscirà qualcosa di decente. E io vorrei capire un attimo, vorrei tornare indietro al punto in cui hanno parlato appunto di Codename Red, per capire bene se esce per Netflix, perché dicevano appunto sta cosa. Ok, hanno detto che c'è un gioco per Netflix, però non ne hanno parlato in questa sezione di Netflix. Questo concerto dal vivo, l'avventura sinfonica, era quello che vi ho detto prima, e spero con tutto il cuore che torni in Italia in una data che sia fattibile per me e che scendano un po' più
giù di Milano, porca puttana. Non chiedo che arrivino da me, non dico Napoli per averli proprio vicino casa, ma almeno Roma? Cazzo di capitale? Ti metti al centro dell'Italia così attiri tutti, non lo so. Un piccolo ragionamento su questa gestione del cavolo ogni volta. Well, this is codename Red. E poi Next premium ok, no, il flagship titolo title premium, ok, and di the punta, future of ok, our allora open world questo RPG qua games on Assassin's Creed. questo qua è It is proprio being nostro. developed by Questo è per Ubisoft PC, Quebec, the questo studio verrà behind portato in Assassin's live Creed e Odyssey, under sviscerato the proprio. creative direction Sì, of sì, 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 sono i Jonathan futuri progetti It will questi. let players explore one E of their l'unica cosa che live ci manca è very vedere questo Hexe. Hexe, che ha detto dobbiamo guardare il trailer per Well, we have scoprire our i veteran segreti. team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the Ogni studio sta birthplace già of portando avanti i tipi della Assassin's saga. Creed, Sì, sì, questo who's sì, per been hard fortuna at il fatto work che on Ubisoft a non è new solo un flagship team, ma ce title l'ha un as po' well. sparsi per il It is mondo, being bene o male. led by creative director Clint Hawking and is a very Siamo a different posto type of su quello. Assassin's Creed game. Ok, scusate un attimo, devo capire sta cosa e diceva di guardare bene il trailer perché ci sono dei segreti. Non sono Sabaku, quindi non noterò un cazzo probabilmente, però. A parte il simbolo di Assassin's Creed qua che si gira. Poi che è una statua. Non so, questi legnetti mi sanno molto comunque di... possiamo rimettere la chat, la chatbox. Non so se funziona, vabbè. Mi sa tanto di druidi, di un po' di Valhalla comunque, con quell'idea dei druidi, del DLC. Non lo so. Non so dove potrebbe essere settato un gioco con c'è pure il simbolo dietro un po' da rituale. Comunque, non lo so. Non so dove potrebbe essere buttato. Cosa di voodoo. Non ho idea, non ho idea. Quindi, boh. I don't know. Però sono in hype. Questo torna indietro. Ah, vediamo che alfabeto è. Vediamo, vediamo. Io non lo so riconoscere. Però... Boh. Se facciamo con Bixby Vision, con la vision di Google, vediamo se riconosce... No, Google, non devi ascoltare quello che sto dicendo. Non so, facciamo una foto qua centrale. Anche perché il simbolo sotto potrebbe essere qualcosa di... Esatto, l'unico non penso, quindi anche perché, come ho detto, Valhalla già l'hanno fatto, l'ira dei druidi, quindi deve essere per forza un altro setting, perciò ho detto voodoo. Non lo so, pure per il simbolo sotto. No, qua mi è uscito il goulash, mi è uscito su Google. Non lo so, mi stanno uscendo delle cose che sembrano meridiane, iscrizioni rupestri e varie robe, ma non lo so. Ruota dell'anno incisa, no, non credo. Esatto, sa di streghe, sa comunque un po' della caccia alle streghe, eh? Potrebbe essere. Cioè, sembra una persona qua dietro. Sembra una statua, poi non so se è un ramo e mi sto facendo di qualcosa di pesante, ma non lo so. Poi vedremo le teorie online, vedremo se è qualcosa. Però questo mi sa quasi di satanico. Tu non ce la vedi, ok, allora probabile che io mi sia fatto di qualcosa. Però appunto, come dicevi anche tu, può essere le streghe, perché il simbolo sotto mi ricorda qualcosa di un po' satanico, un po' di particolare, comunque, la foresta ci starebbe. Quindi, oh, bello. Secondo me anche questo potrebbe essere una cosa molto interessante.
Cioè, hanno fatto bei annunci, sono contento degli annunci che hanno fatto e spero non deludano nessuno. Spero esca comunque... Ah, la mia maglia. Tutte le mani così, sì, non vaffanculo. Ah, sto bucando, sto diventando invisibile. Perché ho messo la maglia verde? Mi nascondo. L'hype quelli di AC l'hanno creato, sì, a voglia. Cioè, gli altri giochi, ovviamente, beh, Ubisoft doveva far vedere per gli altri, per quelli che a cui non interessa minimamente AC, devono far vedere un po' di roba nuova, è normale. Però si era capito che comunque... Pensa che io non pensavo nemmeno ci fosse roba a parte Assassin's Creed. Quindi... cioè, già sai, hanno fatto vedere qualcos'altro. E non dà niente di informazioni per quanto riguarda Last Chapter, va bene. Boh. Non so quando uscirà. Spero presto comunque, perché voglio terminare la storia di Eivor e levarmela da davanti. Purtroppo è stato un sale e scendi con Valhalla. E c'è stato un proprio... Siamo andati proprio verso il basso, proprio forte forte. E mi stanno chiamando. E poi siamo un po' riandati su. Siamo risaliti, però... non lo so, speriamo bene. E... Devo un attimo chiudere la chiamata, devo finire il discorso perché sennò non mi apparo. Speriamo bene per la fine della storia, che esca qualcosa di decente. E boh, io speravo ci fosse una conclusione nella storia del Ragnarok. Spero che la conclusione la facciano vedere in The Forgotten Saga, perché bene o male stanno andando avanti con la storia là. Però credo che non si andrà mai a vedere l'effettivo Ragnarok. Quindi un po' sono triste per questo. E va bene, vorrei andare avanti nella live, vorrei appunto fare una run di Forgotten Saga. Però devo un attimo parlare a telefono, quindi non lo so, non c'ho nemmeno una transizione che mi nasconda, faccia tipo sono in pausa e cose del genere, quindi non lo so, abbiamo Valhalla intanto e... Esatto, torno tra 5 minuti.